What does an endurance race have to do with the Gaussian curve? Try to imagine what can happen during a race lasting hours. In an endurance race, it's not enough just to drive fast. It's essential to anticipate and react in the best possible way to an incredible number of events. This is the essence of the WEC, a challenge against the unknown. Welcome to Mastering Variables, the series that decodes the unpredictable world of endurance racing. Episode 1, The Engineers. Let's begin by exploring the perspective of the masterminds behind the Ferrari hypercar team, its engineers. Le variabili sono alla base del lavoro che facciamo tutti i weekend. Nelle 3-4 settimane precedenti alla gara entriamo nella fase del what if. But let's take a step back. What are these variables? First and foremost, the number of cars involved, which generates traffic and much more. Then there's the fact that each car is driven by 3 different drivers, each with their own characteristics. Then there's time management, refueling, and of course, the weather. So how do you go about it? Let's start at the beginning by devising a strategy. Prima di ogni evento endurance facciamo una modellazione di quella che sarà poi la gara che ci attendiamo e teniamo conto di quelle che sono tutte le vetture che saranno in pista. Abbiamo 18 vetture LM GT3 e abbiamo 17 hypercar. Per ogni vettura viene simulata una gara ottimale e questo ci porta a prevedere in modo abbastanza attendibile quando le nostre vetture incontreranno il traffico. La previsione del traffico è utile anche nelle decisioni di alcuni di quelli che sono i parametri fondamentali per la strategia. Se siamo in grado di prevedere quando ci sarà un notevole numero di vetture da sorpassare, e questo ci potrebbe portare a cambiare la nostra decisione e mettere ad esempio meno carburante a bordo e accorciare la lunghezza di uno stint in modo da fare il nostro pit stop prima di incontrare il traffico, non perdere il tempo e ritrovarci in aria libera. Just to be clear, a stint is the number of laps covered between one pit stop and the next. Let's carry on. Here's how the race weekend works. On the first day, there are the first 2 free practice sessions. On the second day, there is the third free practice session, qualifying and the hyperpole. La strategia di una gara endurance si articola innanzitutto dalle prove libere, nel senso che le sfruttiamo per raccogliere elementi e dati su cui poi basare i calcoli per la strategia. Le prove libere vengono utilizzate per confrontare le specifiche di gomme che abbiamo a disposizione. Questa informazione è importante averla già dopo FP2 perché può impattare la strategia delle qualifiche, perché le gomme della qualifica devono essere usate anche in gara. And here we are at the race. Le gare endurance sono una reazione a delle fasi di neutralizzazione o quello che vengono definiti in inglese odd events. Nel corso della gara possono succedere diversi neutralizing event, ce n'è principalmente di 3 tipi in una gara di endurance che sono la full course yellow, la safety car e la virtual safety car. Nella gestione di questi eventi vi è una parte che è matematica e una parte che è intuitiva. Matematica nel senso che vengono fatte prima della gara e anche durante la gara live delle simulazioni che ci permettono di avere statisticamente un approccio a quale sarà la nostra reazione in caso di questi eventi. Vi è anche un aspetto umano in tutto ciò perché a seconda dell'incidente, a seconda anche da valutazioni del direttore di gara, ci potrà essere una safety car o una virtual safety car. Nel caso della safety car non è così scontato che sia conveniente fare il pit stop, perché sì, da un lato si perde di meno che in verde, ma dall'altro lato se io sono l'unico a fare il pit stop mi accoderò in fondo al gruppo. Quindi già alla ripartenza avrò un distacco dal leader di 15-20 secondi dovuto semplicemente alla coda delle macchine. But the impact of a neutralization on race strategy goes deeper than that. Un effetto collaterale delle neutralizzazioni è che cambiano i giri rimanenti alla fine della gara. In the WEC, the race time is fixed, but the distance is variable. When the safety car enters, the clock keeps running but cars slow down and complete fewer laps, forcing teams to revise their planned stint durations. Perché ad esempio a Spa la prima VSC che è stata schierata ha accorciato la gara in maniera tale che mancassero 2 stint completi più 2 giri. Abbiamo informato il pilota che doveva cambiare un po' il suo stile di guida in modo da risparmiare un po' di carburante, allungare ciascuno dei 2 stint mancanti di un giro in modo da cancellare lo stint finale e quindi la necessità di entrare ai box per uno splash.
Let's now take a closer look at tire and fuel management. These two elements are fundamental to strategy, particularly given the way they are regulated in the WEC. Let's start with refueling management, specifically the virtual energy tank. Differentemente da quanto uno possa immaginare, non rappresenta il livello di carburante contenuto all'interno della vettura, ma è appunto un virtual energy tank, un serbatoio virtuale che la FIA assegna in termini di quantitativo massimo all'inizio della gara ad ogni vettura e che viene consumato tramite l'erogazione di potenza direttamente a terra. L'impatto che il consumo di energia ha nel corso della gara definisce il numero di giri che possono essere fatti fra una sosta e l'altra. Chiaramente in alcune condizioni di gara è conveniente fare meno giri, in altre farne di più. Are you beginning to grasp the number of variables at play? It's like a high-precision mechanical watch, dozens of interconnected cogs. Moving a single strategic pin is enough to speed up, slow down, or bring the whole mechanism to a halt. Let's keep going. Le gomme sono chiaramente una variabile fondamentale nel motorsport. Nel nostro caso dobbiamo farci 2 o 3 stint di gara, quindi nel caso di Le Mans stiamo parlando di circa 35 giri, che sono 300-400 km. Abbiamo una grande libertà con le gomme, nel senso che possiamo mischiare gomme di diverso compound, quindi in piste che sono molto asimmetriche, dove metti tanta energia sul lato sinistro, potresti montare a sinistra delle medie, mentre a destra metti delle soft. Noi lavoriamo con gli ingegneri e con i piloti per cercare di migliorare il loro stile di guida e fare in modo che risparmino le gomme nelle curve in cui c'è poco lap time da perdere o da guadagnare e invece le sfruttino al massimo nelle curve che impattano di più il lap time. Let's now consider a key factor in an endurance race: the weather. Il meteo è un'altra importante variabile che condiziona le gare di endurance, perché già solo per il fatto che durano dalle 6 alle 24 ore le condizioni meteo cambieranno nel corso dell'evento. Uno dei casi più complessi è quando c'è un cambiamento meteo che non sia totalmente definito, che non arrivi l'acquazzone e quindi a quel punto lì sai che devi rientrare in box e cambiare le gomme. Invece ci possono essere delle situazioni in cui piove poco, non impatta sul lap time che stai preventivando perché non sta bagnando la pista. Normalmente se vedi che le macchine rallentano perché la pista si sta bagnando ma non sufficientemente da giustificare un pit stop, quello che si fa è mettere una vettura che decide di pittare e una la tieni in un'altra strategia, in modo tale da differenziare le strategie. Let's return to our Gaussian curve. It's a mathematical model that models most natural phenomena, like human height, where most data clusters around the average, while extremes, very short or tall, sit at the rare edges of the bell. This distribution mathematically measures standard deviations from the mean using reoccurring proportions. Having covered the most statistically common variables, let's now look at the tails of the curve. Le condizioni estremali, la condizione 6 sigma come la chiamiamo noi, sono condizioni per le quali cerchiamo di essere preparati. Le variabili più rare hanno un impatto nella preparazione dell'evento perché noi cerchiamo di simulare qualsiasi cosa possa succedere. Le variabili più rare posso mettere ad esempio il fatto di avere la pioggia in Qatar, è uno dei classici casi. In queste condizioni bisogna avere una checklist di reazione. Sono delle cose che cerchiamo di preparare al meglio, ma chiaramente non siamo preparati a tutto e spesso non abbiamo tutti gli elementi che servono per prendere la decisione giusta, questo anche per regolamento. Nel senso che la federazione non consente ai team di leggere tutti i dati real time che descrivono il comportamento della vettura. Data analysis is a major part of the engineer's work. This work is carried out using proprietary Ferrari software, which is capable of analyzing and simulating a vast amount of data. On race weekends, this work is carried out by the engineers in the remote garage.
Il remote garage si pone come un ambiente un po' più riparato, in cui non c'è la pressione della decisione del momento e nel quale si può dare supporto alle persone che sono in pista. Tutte le persone che sono lì, sia che abbiano bisogno semplicemente di un conforto sul loro ragionamento o che abbiano bisogno di un'analisi concreta, sanno di potersi rivolgere a un gruppo di persone che sa di cosa stanno parlando ed è pronta a fare delle analisi alle loro richieste. Le persone sono l'asset più importante che noi abbiamo. Il risultato finale è determinato sicuramente dalle nostre capacità di calcolo, dalle nostre strutture, ma la scelta finale ovviamente è fatta da un umano. Interpretare questi fattori nella maniera migliore possibile è assolutamente fondamentale nel raggiungimento di un risultato ottimale. This is how Ferrari hypercar engineers master the unknown, through experience and technology. In the next episode, we'll discover the challenges that mechanics face and how they master the unknown in an endurance race.